Ciao, benvenuto alla lezione 13 del corso KiCad 9. Oggi vedremo per prima cosa due domande che mi sono state fatte, che sono queste. Poi vedremo come creare un simbolo complesso partendo da un PDF, come assegnare a delle net dei parametri diversi. Vedremo la notazione geografica, i fiducial marker e come ordinare un PCB con compreso l'assemblaggio su PCBWay. Personalizzare il nome di un layer. I nomi dei layer che troviamo qui possiamo personalizzarli come vogliamo dall'impostazione scheda, strati editor scheda, e possiamo andarli a cambiare qua. Per esempio, se vogliamo cambiare lo strato di rame del top e lo volessi chiamare top, basta che lo scrivo bottom e ok, e verrà cambiato sia qui che qui. Se vogliamo rendere questa modifica permanente per tutti i nostri futuri progetti, dobbiamo metterlo nei template come abbiamo visto nella lezione precedente. Simbolo, ping con nome diverso in un unico collegamento. Andiamo a vederlo in pratica. Apriamo l'editor di simboli e disegniamo un nuovo simbolo nella libreria che abbiamo creato alcune lezioni fa, in questa qui. Nuovo simbolo, lo chiamo TR test, che è un transistor test, TR. Ok, adesso ne vado a copiare uno già esistente, ad esempio questo, lo copio, ritorno qua e lo incollo. Come puoi vedere, questo qui è un transistor SMD, che poi andremo a vedere la sua impronta, che ha 3 piedini più un quarto piedino che è il pad dissipativo, che è il numero 4. Se nello schema vogliamo avere solo 3 piedini, possiamo sovrapporli senza problemi. Questo qui lo mettiamo nascosto e lo mettiamo sopra, cancelliamo questo e salviamo. Possiamo segnare già l'impronta, potrebbe essere questa, ok. Adesso possiamo già piazzarla nel nostro schema, però non c'è nessuno schema aperto. Apriamo uno schematico, ritorno di qui e lo piazzo. Come vedi qui posso collegare contemporaneamente a 2 piedini un filo. Adesso vediamo come da un file PDF creare in modo semplice la libreria. Andiamo a cercare un file PDF con dei simboli di microcontrollori. Ad esempio ne ho aperto uno a caso della Microchip, dove abbiamo 2 impronte. Potremmo averne anche di più, non importa. Potremo salvare o tutto il PDF o estrarre solo le pagine che ci servono. Salvo solo la pagina 3, facendo stampa, salvo come PDF, personalizzati 3, e salvo solo questa pagina. Poi mi occorre un programma esterno, che lo troviamo su GitHub, trovi il link qui sotto in descrizione. Il programma è questo, che poi ti farò vedere. Si scarica da quel link qui, però visto che non funziona, esatto, carico il programma su Mega e lo potrai scaricare qua sotto in descrizione. Qui trovi le istruzioni. Una volta scaricato devi scompattare lo zip e lo puoi lanciare direttamente. Andiamo a vederlo. All'interno del file zip c'è una cartella che si chiama uconfig, dove abbiamo i binari. Abbiamo un file che si chiama uconfig.gui.exe. Al primo avviamento Windows potrebbe lamentarsi che il programma non è firmato. Proseguite pure, il programma è sicuro. Si presenta in questo modo. Dobbiamo quindi importare il PDF da qui, selezionando PDF. Mi fa già l'anteprima della pagina. Mi dice che sono stati trovati 2 impronte. Potrei anche selezionare solo quello che voglio. Le lascio selezionate tutte e 2. Faccio finish e lui in automatico, qui sulla destra, tolgo un attimo il faccione. Qui sulla destra ho i simboli sia di uno, facendo il doppio clic ce li ho tutti e 2. Qui posso andare anche a cambiare sia il nome che il tipo del piedino, lo stile, eccetera. Qui posso dargli il nome, andiamo a vedere come si chiamava, PIC16L1718, quindi lo scrivo qua. Posso scrivere anche il tipo di impronta, idem l'altro, facciamo finta che questo qui sia il 18. Poi qua ho delle preimpostazioni, gli dico Microchip, come vedi sono già memorizzati dei disegni. Selezionando Microchip
Ho già le porte divise, molto comodo questa cosa, anche per questo, ok, quindi ce li ho tutti e due. Di qua ho la possibilità di togliere e mettere le griglie, il tipo di piedino, togliamo ad esempio la griglia, ok. Qui posso vedere il PDF, ok, se è tutto a posto. Dopo aver dato un'occhiata alle porte, qui posso fare i filtri, qui cambiare il tipo, posso fare un salvataggio dandogli il nome che voglio, lo salva come .lib, salvato, quel programma qui non ci serve più, possiamo chiuderlo, andiamo in KiCad, torniamo nell'editor dei simboli, andiamo qui in preferenze, in gestione libreria simboli, sulla cartella qui aggiungi libreria, selezioniamo la libreria salvata e siccome non è una libreria KiCad me la chiama Legacy, la libreria ovviamente dovrò metterla nella cartella con tutte le mie librerie e non dove l'ho lasciata io. Posso fare migra librerie per trasformare la libreria in libreria KiCad, infatti qui me lo chiede, gli dico di sì, ok, adesso ci impiega un attimino a fare la conversione terminata. Adesso io se vado in PIC 16, eccola qua, ho le mie librerie perfettamente importate, pronte per l'uso, pronte da associare l'impronta corretta. Tool molto utile su microcontrollori che non abbiamo l'impronta. Nella gestione libreria possiamo anche toglierla, quindi se volessi adesso togliere questa che ho messo, basta cestinarla e fare ok, la libreria non c'è più. Questa è un'altra domanda che mi è stata fatta nel video precedente, ovvero come associare ad una NET dei parametri diversi a quelli di default. Riprendiamo lo schema che abbiamo visto la volta scorsa sull'alta tensione, che è questo. Andiamo prima nel PCB. Noi possiamo associare ad una NET o ad una NET list, ad esempio, delle clearance diverse. Ad esempio, adesso io qui gli ho associato delle distanze di 2,5 mm, come vedi non mi lascia andare vicino. Per non farla a livello globale dobbiamo creare delle regole personalizzate, come abbiamo già visto. Qui nell'aiuto sintattico ci sono già degli esempi dei rule HV, questi che possiamo copiare e incollare e modificare. Ad esempio io ne ho creati due, uno l'ho chiamato tra HV e LV, high voltage e low voltage, e gli ho detto che tra la net class HV e quella LV voglio una distanza di 3 mm, quindi tra questa e quella bassa tensione voglio 3 mm, e voglio anche che tra la net class R ed N, che sono questa, una R e l'altra N, voglio una distanza di 2,5 mm. Le net class le posso anche disegnare sullo schematico in questo modo, usando disegnare a regola, si disegnano così, e poi si prende le etichette direttive, gli si dà un valore e questa è già una net class per queste due righe che ci sono sotto, come ho fatto già qui. Posso anche creare delle net class multiple in questo modo. Ho raggruppato tutto questo nella net class HV, questo è nella net class R e questo nella net class N. Se vado qui nelle net class non ho niente, però queste sono usate poi dal mio PCB. Qui infatti vi faccio vedere se qui anziché 2,5 gli metto 5 mm, lo vediamo bene adesso, vuol dire che tra qui e qui ci devono essere 5 mm di distanza. Non mi fa neanche partire, che mi dice che da questo punto qui a questo ci devono essere 5 mm. Rimettiamo il 2,5 che era quello giusto. Ho il problema dove ho fatto le fresate, o disattivo la regola o se no ne devo creare un'altra dicendo che tra questa net e questa net la distanza è minore. La scrittura delle rule è guidata, cioè se io faccio aperta parentesi già mi compare cosa voglio fare, rule, doppio clic, gli devo dare un nome, posso chiamarlo come voglio, anche test per farti vedere, lo faccio tab, aperta parentesi, anche qui sono guidato, condition, faccio virgolette, me ne apre due, vado all'interno, faccio A, punto, e si apre già una finestra con tutto quello che posso scrivere all'interno, N,
net name in questo caso, gli dico net name uguale uguale, faccio le virgolette e mi appaiono tutte le net, quindi non devo star lì a scrivere a mano, ad esempio tra M1 pin 2 M2 pin 2 M1 pin 2 è questo, dopo devo chiudere con la virgoletta singola, lo faccio end b.netName uguale uguale virgolette, quella sotto è M2 pin 2 M2 pin 2 virgoletta, poi metto qui, vado, chiudo la tonda, vado a capo, tab, aperta, è tutto guidato, min 0,5 mm, chiusa. Dopo qui dobbiamo chiudere il tutto, qui manca una parentesi, vi faccio il check, nessun errore, vuol dire che va bene. Qui adesso gli ho detto che tra questa net e questa net ci sono 0,5 per poter andare a sbrogliarla, se no qui non me lo faceva fare, perché le regole partono dall'alto verso il basso, prima esegue questa e poi questa vince su quella sopra. Annotazione geografica su PCB. Andiamo su un PCB che abbiamo piazzato un po' di componenti, apriamo il PCB, andiamo su Seal Screen Front. Riannotazione geografica cosa significa? Che riannotiamo tutto in modo posizionale. Questo è molto comodo per cercare i componenti, perché se ne abbiamo tanti riusciamo a trovarli facilmente cercandolo dal schematico verso il PCB, cioè ovvero se io devo cercare R4 sullo schematico sono in fila, se ho tanti fogli sono consecutivi. Nel PCB non sono mai consecutivi, potrei avere l'R1 qui, l'R2 qui, l'R3 qui, l'R4 qui. E allora è buona norma rifare l'annotazione in modo geografica, in maniera che quando si cercano i componenti e non si hanno le distinte interattive come quella che abbiamo visto la volta scorsa, questa è molto comoda, riusciamo facilmente a trovare i componenti, perché avremo le resistenze ad esempio messe vicine. Adesso abbiamo R1 qui, R2 qui, R3 qui, R4 qui. Per far questo bisogna andare su strumenti, riannota geograficamente, e qui abbiamo come deve essere il senso del riannotamento. Possiamo usare questo, facciamolo. È stato riannotato R1, R2, R3, R4 e ovviamente anche gli altri DL1, DL2 che prima erano invertiti, ma non è finito perché dobbiamo andare anche sullo schematico a sistemare i simboli. Quindi dobbiamo fare strumenti, aggiorna lo schema dal CS. Qui gli diciamo cosa aggiornare, aggiorna lo schema. Vedrai che i LED si invertiranno e anche un po' di resistenze. Aggiorna lo schema, chiudi. Però le resistenze R4, R1, R3 ed R2. Questo è molto comodo quando abbiamo tantissimi componenti. Adesso ne abbiamo pochi e la cosa non riusciamo a apprezzarla. I passaggi comunque sono questi. Prima si fa strumenti, riannota geograficamente, poi si va sullo schematico e si fa l'inverso. Strumenti, aggiorna lo schema dal CS. Il fiducial marker. Una cosa molto importante prima di ordinare un assemblaggio SMD è mettere il fiducial marker sul PCB. Andiamo nelle impronte, scrivo fiducial e trovo già dei fiducial già fatti. Ne prendo uno ad esempio da 1 millimetro, questo. Cambio la griglia, posso fare tasto destro griglia e vado a 0,5 mm. Questo è il mio 0. Vado ad esempio a 2,5 mm, lo edito e lo chiamo fiducia merca 1. Non devo mostrare niente, non è nello schema, escludi da distinti da materiali, non devo mettere questo perché questo mi interessa che ci sia nei file di posizione. 1 già potrebbe bastare, se vogliamo fare una cosa fatta bene ne mettiamo 3 su 3 angoli in maniera che le macchine a montaggio automatico riescono anche a individuare l'orientamento, ma per schede così piccole ne basta anche una. Quindi possiamo salvare e creare i Gerber con il fiducia. Andiamo a vederlo in 3D, come si presenta. Eccolo qua, è scoperto dal solder. Front mask, facciamolo rosso così si vede bene. In pratica c'è il pallino di rame scoperto dal solder in maniera che la telecamera riesce a fare lo 0 per piazzare poi tutti i componenti.
Vediamo adesso come ordinare un PCB comprensivo di assemblaggio su PCBWay, che è anche sponsor di questo video. Prima di tutto dobbiamo creare un file con la distinta materiali. In questo modo qui ci sono tutte le istruzioni, ti lascio qui sotto il link di questa guida, di come deve essere fatto il file e come devono essere descritti i componenti. C'è anche già un file di template che mettono a disposizione, questo, BOM example, che possiamo scaricarlo e usarlo per la nostra distinta. Questo è quello che ho già preparato io. Nel file di esempio c'è già dentro il logo di PCBWay, dobbiamo scrivere il codice del nostro PCB, i riferimenti, quanti sono, la descrizione, l'impronta e il tipo. Dopo, se abbiamo anche il costruttore e il codice del costruttore, glielo scriviamo qui. Ad esempio qui ho scritto LM358B, il costruttore che è Texas Instrument lo chiama LM358BI. Il totale dei componenti l'ho messo qua sotto, che ci servirà adesso per fare l'ordine. Quindi adesso noi ci servono i file pick and place e il file CSV, che è un file così, adesso te lo faccio vedere. Questo è il file CSV per il pick and place, dove abbiamo tutti i riferimenti, quindi designator, device, footprint, le posizioni, la rotazione, eccetera, eccetera. E questo lo genera in automatico KiCad, come abbiamo già visto quando abbiamo fatto l'esportazione dei Gerber. Andiamo a rivederla velocemente. Lo facciamo da qui, file di fabbricazione, posizionamento componenti, dobbiamo scegliere CSV, origine file dobbiamo lasciarlo cliccato, genera file singolo se vogliamo le posizioni fronte retro in un solo file, se no qui ce li genera separatamente. Cliccando su genera ci genererà il file con tutti i posizionamenti dei componenti. Una volta preparata la distinta ai file Gerber dentro in un file zip, andiamo su pcbway.com, ci loghiamo o creiamo un account se non ce l'abbiamo, dobbiamo dare su PCB instant quote, fare upload Gerber file, se non li abbiamo già controllati possiamo già farlo qui, online Gerber view, si apre un'altra finestra e posso caricare i file Gerber nel punto zip. Questo è il carico elettronico mio, di cui ho già preparato tutto, quindi il file pick and place e la distinta materiali. Se è tutto ok, possiamo procedere ad aggiungere i file Gerber. 29 € perché le dimensioni superano il 100 x 100 mm. Posso lasciare tutto di default, magari cambio il colore rosso che piace di più. E la cosa che cambia, anziché salvarlo nel carrello, è aggiungere il servizio di assemblaggio, che è questo. Si apre un'altra finestra, lasciamo tutto di default, top side perché ho l'SMD solo sul top, se l'avessi sul bottom devo cliccare sul bottom, e se sono su tutti e due i lati, both side. Quantità 5, perché qui gli abbiamo detto 5 pezzi. Mi chiede se ci sono parti sensibili, no. Se accetto alternativi cinesi di componenti, dico no, voglio i nostri. Andiamo a vedere altri parametri. Parti univoche 35, quindi scriviamo 35 parti totali, di cui 35 SMD. Non abbiamo BGA, possiamo scrivere 0 e non abbiamo true all. Qui se abbiamo delle note da scrivere, facciamo calcola e mettiamo nel carrello. Accetta. Nel carrello ci troviamo i 27, qui è ancora in dollari, dopo quando si fa il checkout dovrebbero tornare in euro. Ci sono i 27 dollari di circuito stampato e 29 dollari di assemblaggio, che qui però non c'è ancora il costo dei componenti perché non lo abbiamo caricato ancora a distinta. Add file, quindi la part list e il file del pick and place, CSV. Carichiamo i file. Di questo ordine non posso pagare direttamente, è scritto qui, perché devono fare loro un controllo, è scritto qui sotto la traduzione, che posso pagare solo dopo che loro hanno fatto la revisione, anche perché qui devono aggiungermi il costo dei componenti. Ringrazio ancora PCBWay, che è sponsor di questo video, che offre agli abbonati e chi me ne farà richiesta 7 buoni da 20 dollari. Inoltre ci sono le offerte di Natale, che possiamo vederle cliccando qui. Ci sono degli sconti fino al 50%. Un grosso grazie agli abbonati al canale. Chiedo loro di mandarmi un'email in modo che possa dare a tutti il buono da 20 dollari. Grazie di cuore a tutti i miei abbonati. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile.
Ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!